Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi, la Duster, ho già fatto la recensione e spero che avete visto il video. In caso vi lascio il link in descrizione se volete andare a vederla, la recensione completa. Di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio parlarvi della praticità di quest'auto, di quanto oggi giorno, cioè tutti i giorni, come funziona e se dobbiamo caricare qualcosa, quanto spazio abbiamo veramente. Perché è inutile che mi vengano a dire il bagagliaio ha 500 litri, ha 200 litri, ma chi se ne frega dei litri, tra virgolette, se non so come è fatto il bagagliaio, perché possono essere 500 litri alti 25 metri, ma se non posso mettere dentro quello che mi serve, bene. Quindi oggi vi porterò magari delle misure reali del bagagliaio, quanto semplice è abbassare i sedili, lo spazio reale di quest'auto, se ci sono degli scalini, come è rifinito e tutte queste cose qua. Quindi andiamo a vederlo insieme perché secondo me è una cosa molto interessante. Quindi apriamo il nostro bagagliaio da qui, che troviamo qui sotto, ok, sotto la C, e lo alziamo. Vediamo innanzitutto che la nostra capelliera, che è questa qui, non si alza del tutto, ma si alza a metà. E questo può essere un vantaggio e uno svantaggio, nel senso che mi ricordo quella volta che ho fatto la Duster di Davide, 4x4, in caso era il modello vecchio, lui l'ha tolta perché ha detto: Lorenzo, non è possibile che ogni volta che alzo questa parte qua resta bassa, che mi resta lì e a me dà fastidio. Buono, quindi per togliere la capelliera si toglie queste cordine qua che vediamo, sono proprio delle cordine semplicissime, che adesso vi faccio vedere un attimino così è più dettagliato. Vedete, questa corda qua si toglie così dal ganzetto e la si può togliere. Vedete anche qui, qua si vedono proprio le cose come sono costruite. Vedete qua il filo in vista, poi se andiamo a vedere qua come è agganciato il nostro pistoncino per tenere su il tutto, vedete che come è rifinito. Va bene, comunque sono dettagli. Tolgo questa capelliera qua, eccoci qua, questa la potete anche togliere e metterla qui e usarla come paratia per bloccare il carico, se avete della spesa o qualcosa che magari gira per il nostro bagagliaio, possiamo toglierlo tranquillamente. Allora, abbiamo due paratie, diciamo così, che non è così semplice da togliere, però da togliere sì, ma non da tirare fuori, e poi togliamo anche questo qua. Allora, in questo caso qua abbiamo un bagagliaio che è super capiente. Adesso dobbiamo provare ad abbattere i sedili e vedere quanto spazio abbiamo. Quindi io salgo dietro, qui c'è una levetta che è meglio che ve la faccio vedere così vedete anche voi quanto semplice è. Eccola qui, vedete qui sopra c'è questa levetta qua che si tira e si abbattono due sedili assieme. Andremo a fare la stessa operazione anche dall'altra parte. Tiro l'altra levetta e abbatto anche questo sedile qua. Bene signori, qui possiamo metterci anche un letto tranquillamente. E non è uno scherzo quello di metterci un letto, perché esiste l'optional da parte di Dacia, per questo Duster, che possiamo mettere un letto con dei ripiani sotto. Allora, con i sedili su, nella mia posizione, abbiamo un utile di 1,66 m con quel sedile lì, ok? Quindi abbiamo una profondità, vedete che lì c'è uno scalino, anche di 1 metro, il sedile davanti impostato sulla mia altezza siamo a 1,70 m. Quindi potete caricare tranquillamente 2 lavatrici senza nessun problema. Potete mettere anche un materasso, perché ci sta tranquillamente. L'altezza che si crea qui, però questo scalino qua è di ben 18 cm, signori. Sono 18 cm qua. Ma adesso uno spazio utile dal sedile a sopra di 76 cm. Quindi l'altezza dal sedile, la parte più alta, è di 76 cm. Togliamo un attimo anche questa qui, così vi misuro la bocca d'ingresso, che magari può essere interessante anche questo, sapere effettivamente. Guardate così che grande, che è enorme, cioè bello spazioso. Allora, l'altezza senza la paratia qui utile è di 84 cm e nella parte più stretta, che è qui, è largo 80 cm. Già qui che è più largo abbiamo un utile di 92 cm, quindi
una bella bocca per ricaricare anche le biciclette, per caricare se andate all'Ikea, se andate a fare delle spese. Qua di spazio ne abbiamo e non poco. Bene, adesso vediamo un attimo alcune funzioni che ha sempre per la praticità di tutti i giorni, che secondo me sono interessanti. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi, però che ogni giorno lo utilizziamo e magari non ci accorgiamo, sono la velocità di apertura dei vetri elettrici. Guardate, è molto veloce e anche preciso. Poi la climatizzazione, perché signori questa Duster qui ha una climatizzazione potentissima, secondo me, molto molto potente come climatizzazione, non pensavo. E poi questo scomparto qui che hanno fatto dalla ricarica a induzione che vedete qui a questa posizione qua. Vedete? Qua hanno fatto proprio uno scanso per mettere il nostro cellulare, come vedete qui, appoggiato, è una gomma morbida che poi può essere appoggiato là così, in modo che non scivoli né a destra né a sinistra. La cosa un po' negativa è questo scanso qui, che potevano mettergli un tappetino secondo me, perché così tendono a scivolare via. Se mettete le chiavi qua alla prima accelerata, questo fa così e scivola via. Ma questo scanso qua è veramente molto utile se avete due telefoni, uno in carica, l'altro lo mettete là così. Interessante. Quello che volevo farvi vedere io, che ha questa Dacia già di serie, sono le chiavi Easy Access. Che cosa significa? Che io posso tenere le mie chiavi tranquillamente in tasca, mi avvicino all'auto, ok? E l'auto si apre. Chiudo, mi allontano e l'auto si chiude tranquillamente. Allora, facciamo il conto di aver chiuso la nostra auto e che adesso noi vogliamo aprire i finestrini, perché come oggi fa un caldo, l'auto è stata fuori per 10 ore, vogliamo abbassare i finestrini. Teniamo premuto il tasto accensione, cioè scusate, il tasto di apertura, ed eccoci qua, che i nostri finestrini si aprono. Si aprono per far passare aria, in modo che noi arriviamo e l'auto è già un po' più fresca di come era prima. Sta arrivando brutto tempo, io voglio chiuderli. Bene, tengo premuto il tasto di chiusura ed ecco qua che l'auto è chiusa. Avete visto? Voglio riaprirla, tengo premuto sempre e lei si abbassa. Forse dovrebbe essere che possiamo anche bloccarli in apertura, vediamo se funziona. In chiusura, ok, ho dato un clic e loro si chiudono così, quindi possiamo farlo tranquillamente anche senza usare, magari siamo al bar, aspetta che apro un attimo la macchina, oppure vogliamo far passare un po' d'aria, tanto lo abbiamo sotto controllo, tac, lo apriamo tranquillamente. Bene, adesso andiamo a vedere anche il cofano motore per vedere come è fatto e anche la praticità anche da quel punto di vista. Per aprire il nostro cofano motore si tira questa leva qua. Ok, adesso lei si è aperta, andiamo ad aprirla e vediamo una cosa particolare che non è una cosa normale su tutte le auto. Bene, per aprirlo qui c'è una levetta, qui c'è qui sotto, la tiriamo e voilà! Vedete? Abbiamo comunque l'apertura ammortizzata da questi pistoni qua che vediamo qui. Quindi sono cose particolari, sono cose che useremo una volta, ma quella volta che dobbiamo aprire il cofano, apriamo e lui resta lì, non è che devo stare attento che mi chiude in testa. E poi qua vi faccio vedere un attimo il vano motore, ormai che ci siamo, che è questo qui. Tutto bello in ordine, è pitturato anche all'interno, cosa non indifferente, e qui vediamo le nostre batterie, motore elettrico, eccetera. Eccoci qua. Buono. Ho voluto fare questo video qua per praticità, perché anche a me a volte capita che ho intenzione proprio di comprarmi questa Duster e non so quanto spazio ho, quante misure ci sono. Con queste misure reali, quindi non misure date così a caso, ma delle misure reali, io posso dirvi che l'auto è spaziosissima e qua abbiamo tutte le misure che avete bisogno. Bene signori, che dire, concludiamo qui il nostro video. Io ne farò altri di video che andranno a seguire a questo. Spero che siano interessanti.
Spero che vi iscriviate al mio canale, non costa nulla, basta premere quel tastino lì, iscriviti lì sotto, schiacciate quel tastino lì, iscriviti. A me serve tantissimo le iscrizioni perché così mi possono dare queste auto per alcuni giorni e posso portarvi vita, morte e miracoli di quest'auto, avete capito? Quindi dai, iscrivetevi, non costa nulla. Spero che vi sia piaciuto questo video, sia stato interessante, mettete un bel like se vi è piaciuto e niente, ci vediamo ai prossimi video con questa meravigliosa macchina, signori. Grazie a tutti e arrivederci.